cominciamo dal lato estetico. Sì. Ci sono Io dei... faccio vedere, voi non la vedete. Ma non riuscite a capire così. Dopo Easy vi fa dei dettagli da paura. Allora, i grossi cambiamenti estetici, quindi Rubber Touch per quanto riguarda il materiale, la composizione del telaio dal punto di vista estetico, quindi la verniciatura, il contatto vellutato, diciamo, come utilizzato Quasi gommato. nella serie Clash, Sì. opaca, mentre la testa si possono vedere le fibre di carbonio, diciamo, quindi da questo Fidatevi, effetto... si vedono delle fibre di carbonio. Pertanto lo vedranno nel montaggio video. Chi la compra poi la vede, non è un problema. Lucido. E altra cosa molto importante, va bene, vediamo se si riescono a vedere, le righe grigio chiaro e grigio scuro che invece saranno solo sull'RF. solo sull'RF. E cambiano colore come? Come diventano nelle altre versioni? Rosso e giallo. Bravissimo. Nella versione 97 97 315, 97L 290, 97 UL 270. che sicuramente saranno poi, anche bisogna dirlo, le versioni più vendute, soprattutto la L e la La L 97. 97, la UL per i ragazzi non male. La Roger Federer, Che cosa vuoi dire? a chi vuoi- Ma questa è da collezione, la comprate perché è bellissima, punto. Fate quel quarto d'ora, mezz'ora e poi è vostra. È spettacolare. Vediamo anche comunque due dati. No, 340 grammi, Puoi giocare, 30,5 di bilanciamento, 16x19. Poi tanto ci sarà tutta la scheda Hanno tecnica. migliorato la parte alta. La stringing map. Stringing map è difficile. Stringing map è veramente difficile. Praticamente un pochettino più fitta nella parte alta per avere più controllo. Siccome questa è una racchetta che non controlla. No, la racchetta proprio, ne ha poco di controllo. La palla va e basta. Gli hanno messo un po' più fitte le corde verso la testa. E la novità tecnologica maggiore è il... Braid 45. praticamente Che gli c'era anni già il braid nelle altre versioni. a 30 gradi. Adesso l'ho messo a 45. Che cos'è? Praticamente il telaio, l'angolatura delle fibre di carbonio che va a comporre il telaio sono a 45 gradi. Quindi questo permette di avere un telaio più vivace per quello che può essere comunque poi la RF. Ma dai, basta. Cioè, hai detto tutto, hai detto. A chi la consigliamo? Sì. Questo è giusto a chi gioca con la Pro Staff vecchia. No, va benissimo, è bellissimo. È bellissimo, ragazzi. No, stai parlando serio, il giocatore Da chi? da seconda categoria Ma in poi. Ma non la tirano questa. E invece, Va bene, va bene. poi ci sarà la 97, invece la 97, soprattutto la 97L, che è uno dei miei telai, devo dire la verità, che mi ha dato sempre maggiori Ma che si vende forse di soddisfazioni. più in negozio la 97 normale 315. Che vedremo presto, che invece sono telai che possono essere comunque davvero... bellini, ragazzi. Non puoi non averlo. Poi è l'ultima, penso. Basta. Può continuare oltre i 40 anni. È l'ultima. 2 anni me ne devi fare, è uscita la racchetta nuova, 2 anni mi deve fare. Basta. E per chi invece ama Roger Federer, basta, la deve continui, comprare, però basta. la incorderà comunque con budello perché... Questa muore col budello da sola, muore benissimo col reverse, muore con l'ibrido normale a loop power touch. Insomma, questa va messa una corda alla Madonna. Scusate il termine, ma una corda normale non va bene. Ciao ragazzi, ci vediamo prestissimo per tutta la serie Pro Staff, soprattutto Ciao a tutti. 97 e 97L. Ciao ciao. Ciao Roger!